Ciao, oggi vi voglio proporre degli anelli realizzati con il filo di acciaio inox. È un filo ovviamente molto economico, ma secondo me anche d'effetto. Avremo bisogno di due tipologie di grandezze, quindi uno più grosso e uno più fino. Comunque tutti i dettagli li trovate qui sotto al video con la descrizione anche del materiale. Iniziamo. Allora, prendiamo il filo in acciaio inox, come vedete è il diametro 1 mm ed è lungo questo 7 metri. Ce ne serviranno per realizzare questo anello, dobbiamo tagliare tre pezzi da 20 centimetri, quindi andiamo qui e andiamo a tagliare tre pezzi. Allora, quindi abbiamo detto ci sono questi tre pezzi, li abbiamo finiti di tagliare, li cerchiamo di appiattire il più possibile e andiamo a prendere adesso il filo sottile 0,4 mm, vedete è molto più sottile rispetto a questi e andiamo ad appiattire qui e cerco di fare più o meno nella parte centrale, quindi consideriamo orientativamente a partire diciamo da 6-7 centimetri più o meno, incomincio a fare l'intreccio, cioè praticamente prendo questo filo, lo comincio ad attorcigliare qui, prendo le pinze per schiacciare, blocco, questo tanto poi andrà nascosto per cui non è importante, e inizio a ruotare. Comincio a fare qualche piccolo giro e poi ruoto. Vado a schiacciare di nuovo. E continuo per un bel pezzo. Vi faccio vedere quindi una volta finito questo pezzo qui. Allora, per capire più nel dettaglio, vi faccio vedere con il centimetro. Allora, vedete, qui è a 7 che abbiamo iniziato a intrecciare e ho terminato, vedete, più o meno intorno a 14. Questo considerate che se prendiamo in considerazione questo articolo che vendono su Amazon, io l'ho considerato per il mio dito centrale e l'ho fatto a misura R che corrisponde, vediamo un attimo, vi faccio vedere anche da quest'altra parte, ecco, vedete? Questa è la misura dell'anello che sto facendo. Quindi considerate ovviamente che se andiamo a realizzare un anello più piccolo, più grande, dovete o fare, che ne so, invece di 20 centimetri, farlo anche più lungo, 23-24 centimetri, e di conseguenza dovete cercare di stringere o allargare questa parte centrale. Adesso andiamo a inarcare questa parte. Allora, quindi a questo punto andiamo a posizionarsi più o meno qui a R e incominciamo ad inarcare questa parte, quindi a ruotare intorno così. Vado a schiacciare e a ruotare queste due parti. Vado adesso a schiacciare qui, lasciamolo qui sopra, almeno ci dà come base più facile.
mano aggiustiamo. Ok, adesso non dobbiamo fare altro che intrecciare, aprire questi 3 fili e aprire questi altri 3. Ora io vado a intrecciare per dare più stabilità all'anello questi 2 e li vado a ruotare. Adesso tiro, faccio la stessa cosa anche qui, quindi a cavallo uno con l'altro. E vado a tirare. Ecco qui. Allora, diciamo che la base è terminata. Adesso prendo queste pinze e vado a ruotare partendo dalla punta, faccio questo movimento di torsione del filo. Andiamo a creare quindi dei riccioletti. Dovete creare però, fate attenzione, come se fosse un piccolo tubetto, vedete? Quindi ruoto proprio intorno, così. E lo facciamo, lo ripetiamo adesso per tutti quanti, Ogni tanto vedete se si allarga, si stringe, vedete voi che forma volete dare. Io intanto prima preferisco stringerli, poi tanto c'è tempo per allargare. Continuiamo l'operazione anche per gli altri. Allora, come vedete ho finito di fare questi ricci. Da adesso dovete soltanto dare la forma che volete. A me piace che siano abbastanza tondeggianti, cioè vi faccio vedere, nel senso che non si deve vedere secondo me la punta sotto, non so se riuscite a vedere che come faccio. Questo pure io lo porto qui indietro verso di me e vado a coprire questo, quindi lo vado leggermente ad allargare perché considerate che sono come delle piccole molle che abbiamo creato, quindi io adesso lo porto qui e lo vado un po' a nascondere. Comunque diciamo che i movimenti che dovete fare sono questi, ecco, vedete, date la forma che volete, man mano io aggiusto. Per allargare potete fare delicatamente con questo perché sennò lo andate a tagliare, quindi invece va soltanto aperto un po'. Ecco qui, e questo vedete, diciamo una forma, diciamo, di una palletta riccia. Quindi adesso l'inizio era di qua, incastro sotto, questo allarghiamo un altro po'.
ecco qui, vedete? L'anello è finito, potete intrecciare come volete, ad esempio qui un po' più largo, qui l'ho fatto un po' più stretto, potete scegliere voi che forma dare. Spero vi sia piaciuto e alla prossima!